Mi piace svegliarmi, avere il rumore del fiume piuttosto che gli alberi davanti alla finestra, quindi proprio mi piace svegliarmi la mattina e vedere la natura. Io non sono contro la città, per me è un posto bellissimo dove vivere e diciamo tutto quello che manca spesso alla città è il motivo per cui vivo in campagna. Mi chiamo Roberta Polloni, nella vita mi occupo di case ciliegie, ma principalmente dell'attività che è casa nostra comunque, che è un piccolo ristorante agricolo dove ospitiamo e facciamo da mangiare per poche persone alla volta, cercando di usare cose nostre o comunque delle piccole aziende del territorio che lavorano con una etica e una filosofia che secondo noi è quella che diciamo ci vuole di questi tempi. Abbiamo trovato questo posto praticamente nell'anno del Covid. L'idea era quella comunque di trovare un luogo in cui vivere e in cui anche lavorare, nel senso di abitare quel luogo in maniera diversa, non solo come una casa, ma anche dandogli una vita diversa. Ci siamo innamorati del torrente che è qui vicino a noi, che è stato una buona parte dell'innamoramento iniziale della casa e quindi ci siamo anche immaginati che crescere un bambino in questo luogo sarebbe stata una cosa bella, insomma, e quindi così. Ovviamente, essendo una piccola attività familiare, le giornate variano in base alle esigenze familiari e lavorative. Tendenzialmente il giovedì, come oggi, per me è sempre un giorno siccome riapriamo il venerdì, un po' di preparazione per la riapertura per il fine settimana. Come in questo caso oggi, preparo il pane, preparo già delle piccole preparazioni che posso preparare in anticipo. Di solito i produttori mi portano la spesa alla botteghina a loro, poi con Orlando andiamo a fare la spesa e poi insomma passo il resto della giornata con lui. Anche quando fai la spesa non è un contatto freddo e distaccato, no? Ma c'è sempre la chiacchiera e questa è anche una ricchezza secondo me. Noi non facciamo cucina tradizionale toscana. Il nostro intento è quello di sentire il territorio non attraverso una ricetta, ma attraverso l'ingrediente. E questo è per noi uno dei capisaldi della nostra accoglienza. L'altra cosa che era importante per noi è che non fosse solo un ristorante stagionale, quindi che fosse un servizio anche per tutto l'anno. Noi abbiamo più gente locale e mi piacerebbe che fosse anche per chi viene qua in vacanza, che trovi una cosa diversa che è legata al territorio. Quelli che ci capitano sono stupiti di trovare qualcosa di diverso rispetto magari a Firenze, Siena. Spesso purtroppo nelle grandi città ormai c'è una standardizzazione dell'offerta e quindi è una piacevole sorpresa trovarci, insomma, cioè, noi ci rende soddisfatti, orgogliosi questa cosa. Essere sostenibili in questo momento significa essere impattanti il meno possibile. Io tutte le volte vado in un supermercato, dico, non vedo, sì, sicuramente le cose che ho da comprare, però vedo anche tanta spazzatura. E per produrre quella spazzatura penso anche quanta energia è stata sprecata, no? Sostenibilità è anche aiutare i piccoli produttori vicino a te.
si accende tutto un meccanismo a catena in positivo, in cui appunto la piccola azienda sopravvive, in cui la piccola azienda sta attenta all'ambiente, quindi si crea una rete che fa del bene a tutto quello che è intorno a te. Sono stati e forse sono ancora tanti momenti di difficoltà, tanto quelli di felicità. Sicuramente trovo la felicità nelle piccole cose e questa è una cosa che mi fa stare bene. Mettere i piedi nell'acqua fredda del torrente, piuttosto che ogni stagione riscoprire appunto le piante selvatiche, piuttosto che le lucciole. Queste cose che ormai sai, ma che riscopri ogni anno e riguardi con meraviglia ogni anno, e forse è quello che mi fa resistere anche alle cose più difficili, ecco, diciamo.